Ok, si è avviata, siamo qua per Eric. Ciao Elena. Ciao, ciao ciao. Conto da 1 a 5, da 5 a 1 scusa, e ti connetti più profondamente a Eric. 5, 4, 3, 2, 1. Dimmi se lo vedi. Sì, lo vedo, è lui. Ehm, Intorno a sé gira come se fosse un nastro, quello di ginnastica ritmica. Ok, però Mhm. facendo questo movimento lui crea delle spirali di energia intorno a sé. Ok, mi fa vedere questa cosa perché mi dice io riesco a muovere l'energia, riesco a, a usarla per me e per alcune cose, però è come se mi sento limitato e non so come fare per eh, espanderla. Vuole sapere come fare per espanderla, vuole andare a vedere i trucchi. Ok, adesso li vediamo. Ti dà l'autorizzazione? Sì, Vibrazione. 115 miliardi, Percentuale di consapevolezza. 192, PS, PE. 62, 38, Vite precedenti. 1028, Percentuale di cervello utilizzata. 9,8. Ok, Eric è interferito. Così, senza tanti giri di parole. Dalle interferenze eteriche. Ma eteriche non ne vedo due mentali piccole. Mhm. Allora, ce n'è una Di eterica, che però livello? non... Ce n'è un... Allora, mentali sono di livello 2-3. Mhm. Elettrica. Ce n'è una eterica, però non è più... era attaccata a lui tipo fino a 2 mesi fa, 3 mesi fa. Era un falconiforme, ma ora non c'è più. Chiamalo, Mhm. chiamalo e vediamo perché se n'è andato. Se n'è andato perché Erika ha aumentato la sua capacità di alzare le vibrazioni e con questo è riuscito a staccare questa interferenza eterica ed è riuscito a abbassare le sue entità mentali. Erano Ok. 3-4, adesso sono 2-3. A cosa sono preposte? Considerando anche il livello più alto, quindi la 3-2 e poi la 4-3. Allora, la 4 che adesso è 3 è quella che lo rendeva insicuro, cioè proprio lo bloccava, gli faceva credere di non essere in grado di gestire, eh, t- mh, di gestire l'attenzione di tante persone, lo faceva sentire inadeguato, come se da una certa soglia in poi si accendesse un allarme rosso nella testa che gli dicesse da qua in poi non sei più in grado.
Adesso E non è la così forte. 4-3? No, quella, la 4-3 era questo. Ah, Sì. e la Ah, 2-3? ehm, vedo come se... ehm, allora, in eterico io vedo Eric che fa le sue cose con, rispetto all'esterno e rispetto alle altre persone, no? Quindi io vedo che interagisce, parla, chiacchiera e poi a un certo punto è come se ehm, ci fosse un istante dove appare, ehm, in eterico ti potrei dire appare bambino, come se tutto d'un colpo perdesse la sua serietà. Mm. Ehm, è come se alle persone che lo stanno ascoltando, che stanno interagendo con lui, lui Mm, apparisse poco credibile, non so. Ehm, preparato. Mm, mm, Come se questa entità mentale facesse fare delle azioni per far sì che lui poi si senta poco credibile, non all'altezza, non impacciato, fa degli faccia. errori, Sì. si muove in un modo non fluido. Mm. Mhm. Questa è la 2-3, sembrano Sì, quasi collegate. sì, 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 alla fine poi più o meno è una cosa simile, però là è proprio mh, quella 3-4 è proprio che arrivano degli impulsi e d'improvviso arrivano dei blocchi. Invece la 2-3 è un po' che agisce un po' sempre, ecco, un po' di sottofondo sempre. Ok, Eric ha degli impianti? No, prima degli impianti ha degli EDL? No, Mm. Le entità mentali come agiscono, quindi? Con degli impianti? ha un impianto mentale, sì, Uno. sì. Impianti Una eterici, specie vediamo se ci di sono. disco. Sì. Ce n'è uno anche eterico qua, più o meno un po' sotto la tiroide, tra le clavicole e la tiroide. Ecco. Basta, quello è l'unico eterico Sì. che c'è. Ok, la vita più importante oltre a questa delle 1038. Allora, vedo lui che era esperto di... mm, è una specie di... boh, vedo che era esperto di... volava con una specie di deltaplano, però mm, motore un po'... uno dei primi motori sui deltaplani. Potrebbe essere fine 800 più o meno. Ehm, ed era un esperto, vedo che allora lo insegnava, portava le persone, però l'aveva progettato lui, era tipo uno scienziato ingegnere. Mm, quella vita lì vedo che quella- quello che mi viene è che ha vissuto con la sua fiamma, ha vissuto con la sua fiamma, però non per tanto tempo.
Dimmi. No, perché li vedo volare assieme, sto cercando di andare a vedere se lei lavorava con lui o se invece era solo un volo che ogni tanto volavano assieme, li vedo volare assieme e però poi a un certo punto vedo che lei non c'è più. Dopo un po' di anni lui vola da solo e manca e c'è il posto vuoto di fianco. Ok. Questa fiamma è nella sua vita oggi? Cioè, è incarnata oggi? È incarnata? Sì, in questo momento no, non è nella sua vita. Dov'è? Mm, non è lontanissimo, potrei dire boh, Emilia Romagna, in cima all'Emilia Romagna. Mm-mm. Elena, causa esoterica del fatto che ultimamente ci occupiamo molto di fiamme gemelle. Causa esoterica. Lo specchio delle fiamme gemelle, le anime gemelle qua, le anime gemelle là. Perché tutta questa focalizzazione improvvisamente nel nostro lavoro sulle anime gemelle? C'ha una causa esoterica. Più che causa la chiamerei spinta. Mhm. È come se come se avessimo aperto una porta e, e le PS, e le PS che vibrano in quella direzione eh, vibrano uguali e chiedono il nostro lavoro. Ok. E a me viene in mente solo una parola, entanglement. Mhm, La parte subliminale è la stessa, la mhm, condividi con qualcun altro. Se è incarnata, entanglement. mhm, Se la prima fa una cosa, è triste, la seconda sente una tristezza. mm, mm, mm. Se la prima sente il bisogno di cercarla, cercare l'altra, l'altra cerca il bisogno di essere trovata o di cercarla, la prima. Mhm. Fisica quantistica, è così Sì, come lo vedi tu, da sì, lì? Ok. sì. eh, E mi eh, beh, dimmi, come? dimmi, dimmi, dimmi. Sì, Dimmi, io da dimmi quello qua che e stai vedo dicendo. come se è come se a un certo punto l'altra metà della PS vedesse la vibrazione della sua metà. Quindi se per caso tra virgolette, perché non esiste, eh, una metà vede la vibrazione dell'altra, allora lì inizia l'entanglement, ok? E quindi da lì in poi qualsiasi movimento di uno influenza il movimento dell'altro. Cioè, a livello energetico, Mm. quindi si sente proprio fisicamente, lo senti. Mm. Se vedi il campo energetico di tutto, cioè se vedi proprio le particelle, io vedo le particelle, quindi te lo so dire, cioè vedi proprio che si muovono in una certa direzione, cioè si muovono all'unisono. Mm. Prendi tre casi, quello di Eric, quello di qualcuno che conosce questa situazione e quello di qualcuno a te molto vicino, molto 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 vicino, magari con naso grosso, così. Metti queste tre coppie di fiamme, una accanto al lato, una coppia 1, Eric, coppia 2, qualcuno che conosci, amico, coppia 3, Nasone. 2, 3. Dimmi come le vedi queste
tre accoppiate di fiamme, così ci impariamo qualcosa e anche Eric. Partiamo paradossalmente non tanto dalla PS quanto dalla PE. Mm, La PE di Eric, il suo spirito, e la PE della sua fiamma in Emilia-Romagna, giusto hai detto? mm, mm. Una donna? Sì. Come la PE di Eric. Diciamo che sono tante le descrizioni che si possono dare dello spirito. Semplifichiamo, uno spirito forte, Mhm. quindi scarsamente tendente alla malattia, Sì. semplificamola così. Uno spirito supposto, Si invece sente più un po' male. assolutamente cagionevole, quindi più debole. Mi senti male? Adesso come mi senti? Adesso ti sento bene. Mhm. Quindi hai detto spirito forte, poi? E spirito debole, quindi Mhm. salute cagionevole. La semplifichiamo solo così. Mm? Mm. Ok. Eric sta bene, non ha problemi, ha soltanto, pur essendo vegano crudista, problemi di fegato. E in inverno ha la falange destra del dito medio destro sempre molto fredda e da riattivare come caldo circolazione. Questo deriva da una tipologia di PE, da un'interferenza, dalla dieta, così ne approfittiamo e facciamo anche un punto. Mhm. Allora, qua è come se fosse rimasto ipersensibile. Allora, io in eterico vedo che lui è come se, come se avesse preso una scossa in eterico, quindi come se avesse avuto in passato un impianto, però ce l'aveva anche dall'altra parte, ma da qua entrava l'impulso, tipo, ok, faceva il giro del corpo e di qua usciva. L'avevano messo durante un abduction, ma tantissimi, tantissimi anni fa. Questa cosa non c'è più, però è rimasto molto sensibile il dito, quindi a livello nervoso sente molto, proprio fisicamente e fisiologicamente, sente molto la differenza della temperatura esterna e si altera la sensibilità. Il fegato io penso che sia un iperaffaticamento per la digestione, cioè quello che vedo per la digestione solo di più o meno di un solo tipo di alimenti, tra virgolette, no? Perché fruttariano non... No, vegano crudista, vuol dire che non cuoce nulla. Ah, ah, ok. Sì, comunque io vedo... ah, non lo so, vedo che è troppo... Mi è venuto fruttariano perché è come se io vedo che lì c'è troppe fibre, c'è troppo accumulo di fibre vegetali. Ecco, Mhm. mi è E venuto questo incide proprio... sul fegato. Sì, perché poi il metabolismo è tutto alterato. E la sua fiamma come ha la parte eterica? Allora, ha solo vedo che ha un problema di udito esterno, però tipo potrebbe essere, cioè esterno dall'esterno, ok, potrebbe essere un acufene e poi qualcosa alla schiena muscolare, cioè però cose molto lievi e superficiali. La vedo interferita. Lei? Sì, Mm. Lei si accorge adesso della connessione? sì, un po' sì, perché vedo che comunque ha un certo tipo
di evoluzione, nel senso che si è già mossa in questa vita a livello energetico. Vediamo un attimo, diamo un valore di se due fiamme stanno insieme, Mhm. una e l'altra hanno entrambe questo valore a 100, da 0 a 100, cioè l'essersi accorta dell'altra, no? Ok, Se stanno insieme, è ovvio. Quindi c'è mhm. una coppia delle tre, nell'ordine che ti ho detto, che è in questa condizione? C'è il 100%? Mm, Sì, ok, qual è? Vabbè. nasone. Ah, ok. Nella prima, che valore ha Eric e che valore ha lei? Allora, Eric adesso, perché siamo in sessione e lo vede adesso, ha un 80, cioè vedo che è come se avesse anche il dubbio di averla già incontrata o, o qua o in un'altra vita. Mhm. Ed è così? Cioè, quello che vedo io in eterico sì. Forse anche in questa vita, boh. Vagamente. Cioè, l'ha incontrata in questa vita, ma lui ha tipo come forse vagamente un'idea, però. E lei è come se adesso gli si fosse accesa una lampadina e ha un 30% di consapevolezza della connessione. Mm. Ecco, ma Eric lo sa perché lo sta vedendo adesso. Sì. Altrimenti da cosa dipende questo valore? Hai detto 30, no? Uno è 80, l'altro è Mhm. 30. Se no da cosa dipende? Da informazione? Allora, Sai, dalla... la PS è la stessa. Sì, Quindi è possibile che se è Eric è 80, consapevolezza. mm, Dalla consapevolezza, cioè è centrare tutte le nostre parti. Più le nostre parti sono centrate, più se tu sei consapevole completamente della tua PS, ok? Per quanto riguarda la fiamma, più ti senti e più riesci a leggerla, quindi ehm, cioè io so che è possibile che senti delle cose a livello energetico e tu dici sì, questa qua è la mia fiamma. mm, Cioè, anche se non lo sai, cioè, anche se nessuno te l'ha detto, ma lo senti. mm, Ok, quindi perché se riesci a parlare con la tua PS a un certo livello e sei centrato, tu lo sai. mm. Ma perché la fiamma di Eric non lo sente? Lo sente il 50% in meno di Eric. Perché non è così centrata. Ok, Cioè, i se due? noi la chiamiamo in eterico e lo vede, lei vanno al 100% tutte e due. E ma nel fisico poi che succede? Poi nel fisico, però, bisogna vedere quanto si rimane centrati con la propria PS e la percentuale può diminuire. Perché tutto deve essere così complicato? Perché se per chiudere il gioco ci si deve ricongiungere con la fiamma e in una sessione di ipnosi lo vediamo, le cose non avvengono e basta. Non ci sarebbe il gioco. E lo specchio delle fiamme è servito? Si sono visti ieri, Eric e la compagna? O le C'è altre due stato un coppie? istante lì. Allora, c'è stato un istante lì dove io vedo che loro due, tutte e due erano al 50, quindi c'è stato un attimo dove si sentivano metà nell'altra persona, metà in loro, cioè senza che fosse consapevole, ma hanno sentito qualcosa di strano. Hanno sentito un movimento energetico particolare. E quello è stato l'istante. Eh, allora, la prima, quella del 100%, Va, era al sono arrivato. 100%. Ok. L'altra, allora, Eric è la seconda. sì, la No, in terza, realtà Eric è la la prima. ter- sì, prima, ok, poi la terza, la seconda, c'era c'era al 90%, poi mancava l'unione fisica e poi sono arrivati al 100, quindi in eterico
c'è stato il 100% ieri, ok? E di là io penso che ci sia stato un picco del 75% che poi col mentale è andato al 40-50, rimane sempre sul 50, a volte va sul 70 quando lascia un po' andare il mentale, vedo, l'altra parte della seconda coppia. E poi va a 40, poi lascia andare al 40 perché sente un po' più di leggerezza e serenità, sale 50, 60, 70, poi mentale di nuovo giù, un po' così. C'è questa entità mentale collettiva legata a questo fattore, quello che abbassa la fiamma di Eric, abbassa quest'altro caso. Mhm. Mettiamola. Poi L'antifiamma dov'è? c'è un'entità mentale collettiva che collabora con gli uomini del tempo direttamente. Eccola, come si chiama? After Time, Perché? perché la prima immagine che mi è arrivata è che è come se ci fosse lo vedo chiaro, è arrivata proprio una cosa così chiara e forte, è come se in questo momento questa entità mentale collettiva cercasse di fermarci in eterico, come se fosse arrivata sparata per cercare di bloccarci, quindi è chiarissimo com'è, vedo proprio come se fosse una foto, Mhm. come se fosse un aereo dove ha questa informazione sopra che è spostare di vita in vita l'unione delle fiamme. Bene. Ieri abbiamo visto 300 milioni di fiamme, chiamale. Mm. Tutte. Chi non viene cercato dalla corrispondente fiamma. Andiamo tutti intorno ad Aftertime. Con questo lavoro stiamo praticamente facendo tutti i punti di Eric insieme, Mm. contemporaneamente. Tutti. Se fai questa cosa, fai il balzo. Mm, 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 mm. Questa cosa significa andare dalle elementari al master, anzi al Mm, mm. dottorato di ricerca finito in un attimo, così fai un salto. Non il master, il dottorato di ricerca è 5-6 master fatti. Passi dal pallottoliere a essere un computer vivente. Brutta immagine. Chiamiamoli tutti 300 Mhm. milioni. I 300 milioni sono 150 e 150. Sì. Ok. E quindi 150 milioni di coppie. Mm. Come le vedi? Si uniscono i corpi in un abbraccio di tutti e quindi poi viene fuori, sono circondati dalla sfera PS. Quindi vedo queste enormi gelatine rotonde, le sfere violacee. Cioè, non ho capito, dei corpi che abbracciano una sfera. No, i No. corpi delle coppie si abbracciano, quindi si Mm. uniscono in un abbraccio avvolgente, no? Quindi quasi diventare un corpo unico e sono avvolti dall'energia della PS, che è una sfera, Mhm. Sì, 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 mm, proprio. ecco, violacea. Sono tutte, Sì, sì, tutte. era sì. Ale, Sì, sì. vogliamo tutte queste sfere violacee con dentro i due corpi che si abbracciano, vanno tutte intorno ad Aftertime. Mhm, Creiamo un geode attorno. mhm. Se vogliamo fare un salto, questa cosa va eliminata adesso, tutti insieme. Io credo che le fiamme abbiano una capacità energetica Mm, decisamente superiore ai mm, soliti ad eternum. Sono degli ad sì. eternum viventi queste sfere, no? Mm, mm, mm. Sì. Hanno cioè la potenza proprio si espande esponenzialmente. C'è una porzione di sorgente qua, Sì, attorno ad esatto. Aftertime. Mm.
Che succede? Dimmi cosa succede. Stanno alzando le vibrazioni tantissimo. Sento proprio anche le mie vibrazioni che si alzano tantissimo. A quanto sei, Elena? 20.000 miliardi. Io quanto sono? Vibriamo tutti uguali. Si sta alzando in contemporanea. Anche Eric? Sì, tutti. Vai, alziamo a uno zero. 200.000 miliardi. Mm. Che succede? Dimmi tutto. A un certo punto era talmente alta la vibrazione che ha fatto come se fosse stata un'implosione, poi esplosione di vibrazione e si è dissolta l'entità mentale collettiva, si è dissolta e poi c'eravamo solo noi e c'era questa enorme energia vibrazione che faceva questa cosa qua. Ok. Lasciamo questa vibrazione lì, come quando lasciamo l'ad eternum. Ne facciamo una copia. Tutte le fiamme lasciano lì la copia di questa energia, cioè una forma di 200.000 miliardi a pallino, in modo che non si riformi. E facciamo un check, vediamo la fiamma di Eric a quanto sta adesso, dal suo 30%, giusto? Sì. Dicevo, la fiamma di Eric a quanto sta? Ancora al 30 dopo questa condizione? A un certo punto è arrivata al 90, adesso era al 90, cioè proprio la vedo che fisicamente lei si deve essere girata verso, come se da dove abita lei, no? In direzione di dove abita Eric, si è girata perfettamente in quella direzione e ha guardato dritto come se fosse un laser. Lei per un istante l'ha visto fisicamente, proprio dal vivo, fisicamente attraverso lo spazio, l'ha visto. Ha visto e lì è arrivata a quel collegamento visivo al 100. Ok, poi la mente l'ha riportata giù, però è come se da lì gli si fosse aperta quella che si chiama si apre la fiammella, cioè ecco, io gli darei questo senso qua. Adesso lei è aperta a questa cosa, lei sa che esiste, che è incarnata la sua fiamma e secondo me inizia a cercarla E l'altro fisicamente. caso? L'altro caso, adesso io vedo una delle due persone, no, della fiamma, della PS, che è stato talmente in un'estasi che si è dovuto, come se deve prendere un riposo fisico, no? Quindi è come se si deve mettere, lo vedo sdraiato
per una decina di minuti e dice a tutti lasciatemi un attimo qua perché io ho bisogno di riprendermi, perché è stata talmente un'estasi e sa perfettamente cos'è. Vabbè. Va bene, poi va Mm, bene, andiamo avanti. mhm, Ok, Eric. Beh, andare oltre le capacità fisiche, psichiche, scusa, ed energetiche. L'abbiamo fatto. mhm. Più di così penso che non si No. possa. La strada migliore non c'è, più di questa non esiste. Mm, no. Causa esoterica della fluidità espressiva fino a un certo numero di persone, adesso non ricordo se ce l'ha detto, diciamo 10, sopra i 10 inizia a, vabbè, abbiamo visto causa, sono le entità Sì, mentali. La 3, adesso non ricordo più se è la 2 o la 3, la 3. la 3, ok, quella più alta. Mm. Fegato appesantito, dieta, Sì, inverno o impianto, interferenza, impianto. no, 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 no. Secondo me la dieta dovrebbe alternare un po' ogni tanto. Mm. È come se vedo, cioè, è come se vedo che è troppo densa della stessa cosa. E quindi della stessa cosa che non è quello, appunto lui mangia tanti, essendo crudo, come se fosse troppo denso, no, per il fegato e quindi lo vedo che lavora sempre come se dovesse lavorare di più il fegato mm, per sopperire un po' come se vedo un'altra parte potrebbe essere ehm, sì, un po' i reni che sono come se compensassero i reni, anche se a livello fisiologico non è che cioè il fegato fa parte dell'apparato digestivo abbastanza, no? Per la maggior parte, però vedo che è come se i reni fossero un po' a riposo e il fegato allora è come se volesse compensare questo riposo dei reni. Mhm. Però è un po' più come è fatto lui, non è per una cosa, cioè è per la dieta, ma che rispecchia un po' le sue emozioni, ecco. Molto particolare questa cosa, insomma, uno pensa al vegano come a qualcuno che non ha problemi di fegato, invece a volte può sussistere un affaticamento. Ok, Mm, troppe fibre e abbiamo detto tutto. sì, Causa del fatto che ha difficoltà a memorizzare e richiamare concetti precisi. questo, beh, adesso lo vedo molto meno. Mm. Secondo me era molto legato all'entità eterica del falconiforme. Adesso lo vedo molto più scemando, vedo che negli ultimi mesi, se lui ci fa caso, si ricorda un po' di più. Diciamo che un po' le interferenze mentali sicuramente non aiutano a togliere questa fatica a memorizzare che era data dall'interferenza del falconiforme, però principalmente era data dal falconiforme, ok? E io questo non lo vedo più. Mhm. E il dito medio, freddo? Il dito medio era un vecchio impianto che aveva, che poi è stato in grado di eliminare, Mhm. aveva sia a destra che a sinistra. E vedevo proprio questo, come se di qua entrasse l'impulso energetico e di là uscisse, quindi come se di qua entrasse l'informazione per prendere l'energia della sua PS e poi uscisse e la riprendessero di qua. E qua c'è tipo una memoria, un'ipersensibilità di questa, come una memoria. Mm. Gli impianti li abbiamo visti? Vabbè, Sì, l'impianto mentale mentale sì, è e quello sotto la tiroide. sì, Cloni? no, Abduction? no, Abduction erano dall'anno state prima. zero a oggi. Ah, ci sono state. Sì, 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 prima sì. Quando sono cessate? 5 anni fa. 5 anni fa, quando lui è riuscito a, in qualche maniera, appunto a liberarsi di questi impianti. Come? Tecniche di rilassamento e respirazione?
Sì, per lui sì, nel suo caso sì, nel senso che attraverso queste due tecniche lui riesce a centrarsi molto con la sua PS, ok? Bene. Sì, e quindi sì. Belle, queste sono le sessioni che mi piacciono, Mm, delle persone che fanno una verifica più che così, pro mm, forma, sul proprio lavoro, ma sanno già che sono nella strada giusta. Finalmente qualcuno che è sulla strada giusta e che non è lì a fare le costellazioni familiari e a riempire fazzoletti di lacrime per i mm. cazzi degli altri, scusate. L'espressione è poco profana, però Mm, cos'è una costellazione familiare? Riempire fazzoletti di carte di lacrime per mm. i degli altri. Nuova Treccani Carsi, Lucio Carsi. Che cos'è Lucio Carsi? Un bimbo matto bombarolo. È piaciuta anche a me, devo dire, questa. È piaciuta molto questa. È la sessione che appunto, vabbè. Bene. Analizziamola questa tecnica. Noi non sappiamo niente. L'hai inventata lui? L'hai inventata tu? Sì. L'hai perfezionata o inventata? Inventata. Bene, l'hai inventata lui. Vabbè, sarà perfezionata da una base comunque sua. Vabbè, eh, Causa esoterica di questa grande invenzione. Che è coinvolta una vita precedente, un intervento della PS, una connessione sì, con... secondo me la PS, vabbè, lui è già nato con una certa consapevolezza, con una certa memoria di collegamento alla sua PS. Ok, quindi io lo vedo già da bambino che lui sapeva esattamente che riusciva a parlare col suo interno. Non so, vedo come mi è parsa questa scena dove lui era, lo vedo all'aperto, fuori, da solo, in un angolo un po' isolato all'esterno e vedo che si ferma e come se immagina di entrare dalla sua bocca, no? Come se si tuffasse a testa in giù dentro di sé dalla sua bocca e arriva in fondo nella pancia e parla con l'interno della sua pancia. Mhm, Che lui sapeva esattamente che questo era vero, che lui stava parlando, che lui era capace di parlare col suo interno. E mhm, quindi poi questa cosa da bambino la faceva così e poi da grande ha imparato a ricordare la sensazione che aveva lì e quindi l'ha riprodotta e vedo che la riproduce proprio partendo da quella sensazione, lui alza le vibrazioni e ha visto che col tipo di meditazione che fa lui col respiro, riesce a tornare a quella sensazione lì, quindi alzare le vibrazioni e mm. ascolta le risposte che arrivano da dentro. Bene, quindi Eterico adesso la fa questa tecnica di respirazione. Partiamo da 100, guardiamo solo la vibrazione, 115 miliardi. Acceleriamo un po' il tempo ovviamente, Mhm, perché penso che comporti del tempo maggiore di qualche mhm, minuto. Alzi la vibrazione con la sua tecnica di respirazione e rilassamento. E facciamo un esperimento nuovo. Quando è sufficientemente alta da potersi spostare in automatico non al cluster, ma direttamente all'avatar, mi dici a che vibrazione è arrivato, a quanti miliardi. Stando ancora ai contratti nel cluster. mhm. 50.000 miliardi. Servono quelli. Sì. È arrivato a quello. Già, così. No, sono andata avanti a vedere, sì. Mhm. Mhm. Cioè, se Quindi lui cosa fa tutta la succede? sua meditazione con la respirazione, arriva a 50.000 miliardi Tutte le e può volte andare lì. No, che lo fa? Adesso. adesso, per arrivare là, è come se io ho visto proprio in Iterico, no? Eravamo così, io lo osservo, visto dopo, visto che cioè, ho accelerato il suo processo, quindi di innalzamento della vibrazione, man mano che tu parlavi, io passavo davanti al cluster e poi sono arrivata sopra dove ci sono gli avatar, no? Quindi come se lui guardasse dall'alto e Mhm. guarda il suo avatar e lì vibra 50.000 miliardi in alto sollevato.
Ok, è lì, quindi in automatico. A 50.000 lui apre gli occhi e si guarda il suo avatar faccia a faccia, il Sì. quale, senza i contratti eliminati, cosa fa? Allora, lui in realtà l'avatar non fa niente, nel senso che riceve gli impulsi da Lucas e va avanti a cercare di interferire Eric, perché è Lucas che si è accorto di Eric sopra il suo avatar, ok? Quindi vedo Lucas che è come se vedesse dall'alto, sai, come se fosse la torre di controllo, ok? Dal vetro vede sotto la scena che c'è Eric sopra e l'avatar sotto e manda gli impulsi all'avatar per cercare di interferire più possibile Eric. Quindi l'avatar cerca di eseguire gli ordini di Lucas e lo vedo intento proprio sul computer a cercare di mandare tutti gli impulsi possibili per interferire Eric di nuovo. E lo sta facendo? No, è come se è bellissimo perché è come se io guardassi lo schermo dell'avatar e lui mette gli impulsi e si cancella, quindi Lucas rimanda l'informazione, rimette gli stessi impulsi, quindi come se ci fosse una scritta che si cancella, una scritta che si cancella, perché Eric da lì con quella vibrazione lì in automatico cancella queste interferenze. Vabbè. Erika adesso da 50.000 fa tre cose insieme. Butta in un portale definitivo il suo avatar, butta tutti i contratti nel cluster contemporaneamente, apre il portale aureo e invita il nonno ad entrarci. 1, 2, 3. Mhm, ok, l'ha Cosa fatto. hai visto? Ho sentito anche, ho sentito... Allora, mentre tu lo spiegavi, lui si preparava in eterico, no? Quindi ho visto proprio i piani, perché è come se io vedo come se ci fossero dei piani, no? Quindi i disincarnati sono più o meno sul piano dove noi lavoriamo di solito, più o meno. Poi c'è il cluster che è tipo appena sopra, ok? Poi c'è l'avatar che è un po' più sopra. Quindi io da là in alto dove c'era Eric, dove c'è Eric a 50.000 miliardi, mentre tu parlavi, vedevo Eric che si collegava già a creare i due portali definitivi e il portale aureo. Ok, quando tu hai Mhm. schioccato ha aperto in contemporanea tutti e tre i portali, ha preso tutto da lì, cioè nel senso, di solito vedo che lo fanno in eterico, vedo che agiscono, Mhm, no? mhm, Vedo proprio la mhm. forma. Da lì invece, da lì come se fosse con la mente, da 50.000 miliardi di vibrazioni, si sono disegnati questi tre portali e le cose come se entrassero da sole dentro e poi si sono chiusi. Power. Mhm. Mm, 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 mm. Quindi non ci sono più i contratti, non c'è più niente. No, Vibrazione stabile, stabilizzata adesso. 1.000 miliardi. Ed è il Per record. scendere un po', sì, per scendere Mm. perché poi la Matrix è troppo. Percentuale di consapevolezza. 258. PSPE. Adesso la PS spara 85, 15. Vabbè, diciamo due parole su questo rapporto PSPE. È il valore che meno importa, Mm, perché domani, pari tra molto. un'ora, già può essere cambiato. In qualche modo ci vuole un equilibrio, quindi se uno ha sempre la testa tra le nuvole Mm, è troppo PS, deve darsi un sì. attimo una regolata e andare a pagare la bolletta imposta, no? Così inquina più Mhm, sì. in piedi per te, così viceversa. Invece la vibrazione è un valore molto interessante, la consapevolezza è un valore molto interessante e anche le vite precedenti, perché quando si diminuiscono, in questo caso siamo a 1028, erano 1028, siamo a... 311. Ecco, quando diminuiscono anche tanto, di un terzo o più di un terzo come in questo caso,
Si sono accorpati, sono eliminate quelle non importanti, l'informazione è stata acquisita, il dolore e gli strascichi sono stati eliminati perché non servono e si sono Mm, accorpate esperienze uguali o estremamente simili. Quindi è una mm, semplificazione degli addendi, è una sì, semplificazione dell'equazione, no? Quindi sì, è anche lì, diciamo, anche un po' consapevolezza. E poi sì. c'è il grande valore del cervello. Dimmi, dimmi. Sì, è proprio come se c'è anche questo ha senso nel significato di tornare all'uno, no? Ok, più vite ci sono e più è come se ci fosse la dualità. Quindi più si torna verso l'uno e più le vite si accorpano per diventare sempre meno per poi tornare uno. Ecco, Mhm, hai mhm. visto proprio questo processo, no? Accorpamento. Sì. Bene, ottimo. Grandioso messaggio finale di Erika a se stesso, con presente, La fiamma è arrivata. ok, non devo neanche dirlo. Vai. Mi è apparsa questo enorme ventaglio energetico davanti con una luce forte rossa, tipo fuoco, tipo proprio. mm, C'è Eric in eterico insieme alla sua PS vogliono dire a Eric guarda quello che riusciamo a fare, no? E fa proprio questo gesto qua e apre questo enorme cono, direi cono, sì, questo cono di luce enorme, di fuoco, con la potenza del fuoco, con un'energia che volendo è inesauribile. Mhm. Eh, Continua a creare, vedrai che tutto, potrai creare tutto, 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 veramente tutto. Quando ti arriva il pensiero che non riesci a fare qualcosa, sono le interferenze mentali che provano a tornare tramite il ricordo. Puoi usare sia la tua tecnica meditativa, magari prima e poi dopo, e nel mentre basta che tu metti o alzi la vibrazione o se ti torna utile, come appunto ci diceva prima, metti un ad eternum e funziona all'istante. Funziona per tutto, vedrai che è solo questione di allenamento. In eterico io vedo che con le condizioni del qui e ora, di questo momento, lui può in eterico arrivare a trovare la fiamma proprio fisicamente, come se la sua PS le dirà dove andare, i passi da fare. È deciso che si trovino? L'hanno E io vedo, deciso? sì, Ok. Aftertime esiste ancora? Aftertime adesso non esiste. Può tornare? Può riformarsi, sì. In che condizioni? Se le vibrazioni basse riescono a compensare quella vibrazione che abbiamo lasciato di noi. Ci vorrà tempo, ma potenzialmente nel futuro vedo che può essere che si riformi. Ma nel Adesso, mm. adesso agiscono solo gli uomini del tempo senza più l'aiuto dell'entità mentale collettiva. Quindi tutte le fiamme che adesso si danno una mossa possono evitare. Sì, Ok. esattamente. Curiosità mia personale, Cyndi Lauper, Time After Time, ha a che fare con questa cosa? La sua canzone. Sì, allora, è come se. Il tempo dominato da After Time, quindi Esatto, plagiato da esattamente. È plagiato. come se allora c'è una persona e la sua fiamma e questa persona sta andando esattamente sulla via della sua fiamma, ok? After Time agiva insieme agli uomini del tempo, ok? E faceva tornare il tempo là. Poi la fiamma andava, quindi magari poi riusciva di nuovo eh, questa persona a fare un grosso passo verso la fiamma di nuovo e la riportava là. Ho visto proprio quando hai detto Time After Time della canzone, ho visto proprio questa, come se si riportasse indietro l'ago
sai, del giradischi. Lei lo sapeva, lo sa? Sì, lei lo sa e gli hanno fatto scrivere il copione apposta perché sai che Lei devono schiava? dire le cose così. Le magna? Mhm. Lei che ha fatto di peggio nella sua vita? Tutto, è arrivato a fare tutto. Magna, uccidi, fai sesso, boom boom, di tutto. Tutto. Va bene. Nuova rete di ad eternum fissi intorno ad Aftertime. Mhm. Nuova Se pallina posso... di ad eternum. Sì, sì. dimmi. Allora, sia prima quando c'eravamo tutte le fiamme, tutte le coppie di fiamme intorno a After Time, vedevo un cerchio di uomini del tempo che cercavano di entrare e non riuscivano, e adesso che abbiamo messo intorno alla vibrazione di 200.000 miliardi tutto un cerchio di ad eternum, ci sono gli uomini del tempo che cercano di entrare ma non riescono. Ok, a ogni uomo del tempo una ad eternum in gola. Mhm. Ma di qualunque tipo, non Eh solo sì, questi qua che stanno infatti. dietro. No, tutti, sto mettendo a tutti. Intanto Erika si crea una ad eternum per la casa, uno Ok. nel luogo di lavoro, li sa fare, ma lo facciamo lo stesso, uno nel corpo fisico, uno nel mentale, uno nell'emozionale, uno nell'eterico e uno nel subliminale. Mhm. Sì. Fatto. Circa il suo ultimo punto, in cui lui si chiede se l'uomo è oltre le false deità, se si chiede se è stato sottomesso o lo ha permesso, direi che tutto è stato creato da noi, no? Eh sì, sì, Dalle sì, parti sì, sì, subliminali. esattamente, È sì. solo un gioco, ma Sì, quando bisogna, cioè, quando ci si accorge del gioco e lo si manipola, come facciamo anche in queste sessioni molto importanti, a mio avviso si si raggiunge un ritorna. livello molto consapevole Mm, del gioco stesso. sì. Come lo vedi? Ah, è bellissimo. Mamma mia, che emozione, perché si sono alzate le vibrazioni così. Allora, rispetto a prima che faceva così col nastro, limitava la capacità energetica intorno a sé, ok, adesso appena l'ho guardato, lui ha spiccato tipo il volo, ok, e mentre fa così va la sua energia potentissima ovunque. No? Quindi ovunque passa alza le vibrazioni. Ecco, lo vedo Mhm. che riesce a fare questo, che è quello che lui voleva fare, quello che vuole raggiungere. E Riuscire che a voleva da vibrare, questa sessione. esatto, alzare le vibrazioni in qualsiasi cosa che lui voleva. E adesso riesce, Benissimo. tranquillamente. Pronta a tornare? Sì. Abbiamo finito. Allora lo salutiamo, Eric, la sua fiamma, tutte le altre. Mhm. Disconnettiti da tutto e tutti.